L'Algarve, a sud del Portogallo, è un posto unico al mondo, grazie ai suoi 150 km di costa che si affacciano sull'Oceano Atlantico. La regione è giusto un mix fra natura e patrimonio culturale ed è fra le più sviluppate turisticamente di tutta Europa. Bellissime spiagge di sabbia fina, acqua cristallina, alte falesie contro cui si infrangono onde fragorose, romantici tramonti sul mare, graziosi centri cittadini, passeggiate in parchi e riserve naturali. L'Algarve ha un clima mite. Si può visitare tutto l'anno. Durante l'estate avrete la possibilità di crogiolare al sole e rinfrescarvi con un tuffo in mare. D'inverno il Portogallo è meno frequentato e assume un fascino fantastico. È perfetto per chi cerca una vacanza all'insegna della quiete e anche, perché no, per chi vuole trasferirsi a vivere in Portogallo. L'Algarve si potrebbe riassumere con la parola luce. L'Algarve è infatti costantemente illuminato dal sole. Il clima è pressoché perfetto. La bellezza non si ferma qui, è una regione di delizie nascoste, di spiagge dorate incrociate da rocce calcaree, piccoli e semplici ristoranti dove gustare piatti di pesce freschissimo, un piacere per tutti i sensi. Ogni area dell'Algarve ha le proprie caratteristiche. Nell'entroterra, ad esempio, nella collina di Monchique, il tempo sembra essersi fermato e la vita dei suoi abitanti si articola in base alle stagioni. Nei villaggi caratterizzati da piccole strade acciottolate, le case sono bianche. Opposto a questo modo di vita semplice della parte collinare, vi è la vita della costa invece, dove il turismo la fa da padrone. Anche se non dappertutto si trovano località chiassose, si alternano paesini di pescatori a villaggi turistici, dove i servizi e comfort per i viaggiatori non mancano. Vi sono tratti di costa dove le scogliere finiscono a strapiombo sul mare, atti anche a chi vuole passare la propria vacanza a pieno contatto con la natura. Poi ci sono località invece molto amate dai surfisti, dove le onde del mare sono un puro divertimento. Andando verso più il centro della regione dell'Algarve, troviamo Albufeira e Vilamora, che sono due centri abitati più sviluppati. Nel dettaglio, per citare le località principali dell'Algarve, possiamo partire da Lagos, che è un punto di ritrovo per surfisti che giungono nel sud del Portogallo ed è una delle località più giovani e vivaci della regione dell'Algarve, piena di locali, ma è anche una cittadina graziosa da visitare, con piazzette, chiese, stretti vicoli, case bianche e una cinta muraria del XIV secolo. Troverete anche molte barche da noleggiare. Salendo troviamo Albufeira, che è appunto la principale stazione balnearia dell'Algarve, nonché il villaggio che più ha sofferto le conseguenze del turismo di massa. Completamente trasformata dalla cementificazione scatenata del boom del turismo, oggi questa cittadina sembra un'interrotta fila di condomini e ville in affitto per turisti. Tuttavia è ancora piacevole fare una camminata sul lungomare del centro cittadino. Il lungomare si trova appositamente a 2 km di distanza dalla città vecchia, così da non contaminare l'area più tranquilla, adatta alle famiglie, anche se vi sono comunque molti bar e ristoranti per turisti. Passando al capoluogo dell'Algarve, parliamo della città di Faro, che è il centro nevralgico della regione. È sicuramente una cittadina abbastanza tranquilla e anche se ci sono spesso festival ed eventi durante l'estate, e comunque è affascinante per la sua città vecchia. Oltre al porticciolo da cui partono delle navi e piccole barche che portano a fare una bellissima gita lungo le lagune di Faro, perché appunto Faro è una città non prettamente sul mare, ma è una città che affaccia sulle lagune, situata a 3 km dalla costa lungo le anse del fiume, troviamo Tavira, che è una tipica città tradizionale portoghese che è riuscita a conservare il suo fascino storico nonostante l'avvento del turismo. Si trova lungo il confine con il Parco Naturale di Ria Formosa, che consiste in una serie di saline, un paradiso per uccelli migratori. È un'ottima base per dedicarsi all'esplorazione della parte est della regione. Salendo su per la costa verso la Spagna troviamo Villa Real de Sant'Antonio,
che sicuramente non è una delle mete preferite dai turisti, ma è una cittadina che sicuramente offre case e soggiorni a prezzi abbastanza economici, anche per chi volesse opzionare appunto un trasferimento in Algarve. Per raggiungere l'Algarve ci sono sicuramente diverse opzioni in base alla città da cui partite. Una è l'aeroporto di Faro, che è il capoluogo appunto della regione. Una volta giunti all'aeroporto si possono prendere uno dei tanti bus che collegano appunto l'aeroporto alla stazione ferroviaria. Vi sono collegamenti quotidiani con l'autobus tra Faro, Lagos e Olhão. L'Algarve si raggiunge da Lisbona facilmente anche con il treno, che impiega 4 ore nel percorrere la tratta fino a Faro, ma sicuramente la soluzione più economica a livello anche di costi e di compagnie aeree è arrivare all'aeroporto di Siviglia, da dove si possono noleggiare delle auto anche per una settimana o 2, spendendo veramente poco. Per fare queste ricerche noi di Story Hunters TV abbiamo pensato di darvi dei consigli appunto per ottimizzare la vostra ricerca sul web. Ad esempio potete vedere i voli più economici usando un sito che si chiama Skyscanner, che collega le varie compagnie aeree e l'aeroporto di partenza che opzionate, dandovi appunto le soluzioni migliori in quel momento. Per quanto riguarda l'affitto della vostra automobile, potrete scegliere di fare una ricerca tramite rentalcars.com, che vi consente di poter fare un match tra le varie compagnie di autonoleggio, quindi darvi le compagnie meno care rispetto alla vostra ricerca. Noi di Story Hunters TV vi auguriamo una buona ricerca sul web. Se avete bisogno di altre informazioni scriveteci pure. La nostra mail è storyhunterstv@gmail.com. Saremo felici anche di darvi consigli su agenzie di trasferimento per il vostro prossimo espatrio in Algarve. Grazie e iscrivetevi al canale Story Hunters TV.